Buongiorno bellezze! Oggi micropintura dedicata alla primavera. Cominciamo subito con il nostro pennello tondo numero 2, mixiamo il marrone, una piccola puntina di marrone al bianco, e cominciamo a delineare la sagoma della nostra prima figura. Quindi al solito il tondo, scendiamo quasi a formare un triangolo e cominciamo a dare appunto una forma alle spalle, alle braccia e a quello che sarà la gonna del nostro vestito, così come vedete in foto. In basso ho cercato di ricreare un piedino, questa è la donna che sta correndo. Dopodiché mixiamo il bianco con una puntina piccola di nero per formare questa sorta di grigio, e con lo stesso pennello, muovendoci in modo irregolare a formare quasi delle onde, creiamo la nostra gonna sia sulla mano destra che sulla mano sinistra, la stessissima identica cosa. Quindi muovetevi in modo irregolare. Dopodiché, sempre con lo stesso pennello, aggiungiamo il bianco puro alla base della nostra gonna per creare sia movimento che una sorta di punto luce. Quindi non ricopriamo tutta la superficie grigia che abbiamo creato in precedenza, ma andiamo a creare appunto delle onde, delle zone di luce. A questo punto, con il pennellino liner e il marrone puro, creiamo innanzitutto la base dei capelli della nostra figura, sempre muovendoci in modo un po' irregolare, non preciso, per dare movimento ai capelli, e poi con il liner e il bianco con una puntina di marrone e il colore molto ben diluito, andiamo a creare delle piccole striscioline che ricoprono tutti i capelli, sempre per dare l'idea di movimento dei capelli della nostra ragazza. Sull'indice della mano sinistra cominciamo a creare con il bianco una puntina di nero per creare una sorta di grigio la nostra figura sdraiata, quindi partendo prima dalla testa e scendendo a formare una sorta di clessidra, come vedete in foto. Sulla mano sinistra invece, con il color carne creato precedentemente, creiamo una figura in piedi, quindi sempre tondo, sempre triangolo, ci allunghiamo, ci allarghiamo per creare il vestito e cerchiamo di creare le mani, le braccia. A questo punto, con il pennellino liner ritorniamo sulla nostra figura sdraiata, mixiamo il bianco con una puntina piccolissima di rosso per creare questa sorta di rosa e creiamo i nostri capelli. Al centro dei capelli, con il liner e il rosso puro, creiamo dei puntini così per creare una sorta di coroncina di fiori. La stessa cosa la facciamo per la figura sulla mano sinistra, quindi questa volta il vestito lo creiamo con un giallo aggiunto ad una puntina di marrone, ci muoviamo in modo irregolare sempre per dare movimento, e successivamente con il liner e un lilla molto chiaro e il bianco puro creiamo gli altri due drappi, uno che è appoggiato, come vedete, alle mani della figura e l'altro sulla spalla. È tutto veramente molto semplice, anche qui coroncina sui capelli come fatto in precedenza. Creiamo adesso il nostro sfondo. Lo sfondo sarà un prato con un albero. Allora creiamo sempre con il liner e il verde con una puntina di nero per renderlo molto più scuro, colore ben diluito, e creiamo dei trattini che ricoprono la base di tutte le unghie. Dopodiché aggiungiamo una piccola punta di bianco per creare una sorta di verde prato, e facciamo la stessa cosa cercando di amalgamare bene il colore più scuro sotto al colore più chiaro che sarà la fascia intermedia. Come vedete creiamo anche il nostro albero, quindi marrone molto ben diluito, sempre con il liner a creare i rami e il tronco, e tamponiamo, picchiettiamo con il pennello tondo numero 2, prima con il verde più scuro e poi sopra col verde più chiaro, per creare le foglie del nostro albero. La stessa cosa andiamo a realizzarla ovviamente su tutte le mani, su tutte e due le mani, sia sulla mano destra che sulla mano sinistra.
e su tutte le unghie. Dopodiché con il pennellino liner e il bianco puro andiamo a creare le nostre margheritine semplicemente appoggiando il pennello e creando 4 puntini uno vicino all'altro, proprio per dare l'idea della forma dei petali delle nostre margherite. Le mettiamo un po' sparse dove volete, un pochino più grandi quelle che si vedono alla base perché sono più vicine al punto visivo, un pochino più piccole quelle in lontananza. Creiamo allo stesso modo sia le margherite sull'erba sia i fiori che vanno a decorare la schiena della nostra donna, quindi sempre con il verde molto ben diluito e i colori che più preferiamo, creiamo gli steli e i fiorellini sulla schiena, appoggiando semplicemente il pennello e rilasciandolo. Sui pollici andiamo a creare una sorta di prato, quindi semplicemente creando l'erba come l'abbiamo disegnata sulle altre unghie, puntini di vari colori per i fiorellini, facciamo una sorta di uccello di gabbiano sempre con il liner e il bianco ben diluito, e l'effetto delle nuvole lo creiamo sia sui pollici sia sui mignoli come vedete qui, sia su poi tutte le altre unghie, diluendo molto bene. Ecco, adesso vi faccio vedere anche nel complesso, voilà, il bianco con tantissima acqua, deve essere una sorta quasi di acqua sporca. Prendiamo il pennellino a lingua di gatto, picchiettiamo dove vogliamo realizzare le nostre nuvole e lasciamo che asciughi. L'effetto sarà questo, quindi molto leggero e veramente sembrano delle nuvole, molto delicato. Mi piace tantissimo l'effetto che esce in questo modo. Ovviamente realizziamo la stessa cosa sempre sia sulla mano destra che sulla mano sinistra. A questo punto, ultimo passaggio, stendiamo una passata di top coat molto brillante. Ecco, io di solito uso un top coat brillante classico, potete usare anche un top coat normale ma con effetto gel, che è ancora più brillante, che dà un pochino più l'effetto del gel se amate più quell'effetto. E il lavoro è terminato. Io, bellezze, spero che questa idea possa piacervi, vi mando come sempre un grosso bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!